Buongiorno a tutti amici, 6 del mattino, io e Dado siamo già pronti, siamo di nuovo nella sala dove si fanno le colazioni, c'è il camino acceso, mangiamo e iniziamo la discesa, 3 ore per scendere. Alba fantastica sul Monte Olimpo, sul mare. Buongiorno anche a Dado. Buongiorno anche da parte mia, siamo Anche- alle colazioni. E anche Dado ha dormito bene. Marmellata, burro, un uovo, fette di pane e cioccolata. No, ma aspetta, abbiamo burro, miele, Formaggino. formaggino, marmellata e un altro burro. Ok. Buongiorno a tutti e buona passeggiata del rientro. Ci vediamo. Ciao ciao a tutti. 7 del mattino si scende, alle 10 dovremo essere giù. Magari anche prima, scendendo si farà prima. Com'è stata questa esperienza, Dado? Bella? Molto bella, da ripetere. Sì, grande. Se vi trovate in queste zone, fatela. Se vi trovate qui nella montagna degli dei per caso, Per caso, fatela. fatela. Consigliata vivamente. Bello, qui la neve c'è ancora. Quell'albero. Comunque ieri abbiamo fatto bellissime amicizie e ci siamo proprio divertiti anche a cena. Chiacchierato tanto con questi ragazzi australiani di genitori italiani, quindi parlavano italiano bene, perfettamente. Quindi abbiamo chiacchierato moltissimo. Sono in vacanza in Grecia un mese e hanno fatto appena i primi 10 giorni, magari ci rincontriamo anche più avanti, li presento a Rita. Persone speciali in gamba. E poi anche il greco Tony, toghissimo. Siamo fatti un paio di bicchieri di vino insieme e dice che non ha dormito bene neanche lui stanotte. Ha detto oh, la testa. Che bello questo ghiacciaio, non me lo ricordavo. Che bello. Questa arriva giù, bisogna stare attenti di nuovo. Cioè, questa arriva giù, Siamo già in magliettina, ci siamo tolti prima il giubbotto, poi la felpa e si sta bene in magliettina con lo scaldacollo. Almeno non sudiamo. Ha cominciato a piovere, un'altra esperienza. E speriamo che non si metta a piovere forte, se no arriviamo come pulcini in campo. Qua devo accelerare. Vado in base al pendino. Un po' di acqua ragazzi e poi si prosegue. A quanto saremo già? A metà strada? Non credo. Io spero di sì. Abbiamo finito di dargli la coccola ed è tornato ad appoggiarsi. A prenderne altri. Sì. Ciao bello. Ciao. E chiacchierando, mi sa che ci siamo già. Abbiamo fatto un'ora e mezzo. E dovremmo quasi esserci, forse un quarto d'ora. 3 ore e oltre per salire, magari 1 ora e 45 per scendere.
Abbiamo appena scoperto, ci siamo appena accorti che c'è un bellissimo fiume, ma non l'abbiamo mai visto né scendendo né salendo, perché è tutto sottoterra, si può dire. Sbuca da qua, che siamo ormai quasi arrivati al campo. Quindi si fa tutta la montagna dentro, sotto. Il fiume sotterraneo. Fiume sotterraneo, ed è anche grande. L'abbiamo fatta. L'abbiamo conquistato, ce l'abbiamo fatta, è finita. L'abbiamo conquistata e siamo riscesi. Sei un grandissimo, grazie perché è stato davvero stupendo e grazie mille. E ne faremo tanti altri, Sì, perché adesso ti compro le infradito e le ripetiamo. certo, perché in scarpe Era non troppo va semplice. bene, sì, troppo easy. Scherziamo ragazzi, adesso gli compro un paio di scarponcini seri e ci dedichiamo un po' a queste passeggiate perché sono bellissime. Fanno bene, ci piacciono. La montagna è stupenda. Io e Dado l'amiamo. Rita più il mare e noi la montagna. Faremo un po' uno e un po' l'altro. Fresca? Sì, La bevo anch'io. mi sono messo lì, mi è entrata tutta nel naso da quella fontana. Davide si è messo a correre. Sicuramente non vede l'ora di raccontare l'avventura alla mamma. Buongiorno anche a Rita, Buongiorno. riposatissima Rita, 24 ore qui da sola, Inizia sì. senza Riposata, internet, annoiata. senza internet, Senza internet, sì, che senza TV, senza niente. senza niente, praticamente. durissimo, No, vabbè, ho letto, mi sono letta un libro. è intero. Va bene, adesso partiamo perché Davide è alla scuola, sono le 9 qui, le 8 in Italia e quindi tra mezz'ora inizia la scuola. Scendiamo giù. Dato, Monte Olimpo conquistato, riscendiamo. Adesso possiamo andare al mare qualche giorno, ma era un desiderio troppo grande per andare via e non farla questa escursione. Quando andremo nel K2 tra un bel po'. Ve lo faremo sapere. Quando saremo più esperti. Un tantino. Guarda come sta planando. Che figo. Sta giocando. No, che bello. Ultimi giorni di Davide, ultimi giorni di scuola, bellissimo, poi siamo liberi. Rita invece è già in cucina e io esco un attimo a prendere una boccata d'aria e poi mi faccio una doccia che sto Puzzando. un cinghiale. Letteralmente. 2 giorni in montagna, un cinghiale. Cosa? Ragazzi, non vi abbiamo fatto vedere nulla. Rita si è allenata fuori e ha cucinato e questo è il risultato. Io mi sono fatto una doccia perché Rita ha detto che puzzavo, ma non c'era bisogno di dirlo. Dopo 2 giorni scalando il Monte Olimpo, 24 ore di camminata, sfido chiunque a profumare, Rita? Io profumo. Non ci credo Sì. neanche tu. Anche tu in doccia tra poco. Comunque, pranziamo ragazzi e mi riposo perché sono a pezzi. È stata bella tosta, bella impegnativa. Ci siamo divertiti da morire, ma pesante. Poi per noi poco allenati. Rita, vino bianco, vino rosso. Buon appetito. È buona. A tutti. Ragazzi, buon pomeriggio. Mi sono riposato un po' e sto molto meglio. Ho dormito pochissimo stanotte e poi questa escursione è stata bella tosta, quindi ne avevo davvero bisogno. Adesso sto bene. Riprende il viaggio, direzione Salonicco, andiamo verso la Turchia. Abbiamo un attimo girato, abbiamo, come si dice, abbiamo cambiato strada
perché Davide si è meritato con questa escursione, si merita tutto a prescindere, ma con questa escursione si è meritato un paio di scarponi e abbiamo trovato un Intersport, quindi adesso entriamo e vediamo se riusciamo a trovare una scarpa per lui. Wow, speriamo. È andata malissimo, non hanno niente, solo scarpe da tennis e per andare a ballare, per fare balli, e quindi niente, ci riprendiamo il camper e proseguiamo, ce ne andiamo più avanti, speriamo di trovarlo più avanti, perché la prossima montagna la dobbiamo aggredire con gli scarponi. Giustamente voi ogni tanto non ci capite niente, perché stavamo andando a cercare scarponi, adesso ci vedete caricare acqua, perché mentre stavamo viaggiando abbiamo trovato questo rubinetto, quindi di strada, e facciamo un po' di acqua. Questa è anche acqua potabile al 100%, potremmo riempirci anche le bottiglie. Sono piene già. Tutte? Ah, il bidone potremmo riempirci. Sì, me ne manca proprio poco. Grazie mille, acqua riempita, proseguiamo. 32 minuti e abbiamo un altro negozio probabilmente più fornito, e vediamo se troviamo questi scarponi per Davide. Comunque adesso dobbiamo entrare a Salonico, per questo negozio è lì, è al centro. Sono sempre un po' preoccupato di entrare nelle città col camper, si sa mai di finire qualche stradetta particolarmente stretta. Siccome Rita e Davide hanno lo stesso numero identico attualmente, potremmo prendere anche uno scarponcino un po' più di qualità, perché poi non lo butteremo dopo 6 mesi, perché se lo prenderebbe Rita, perché Davide sta crescendo a vista d'occhio e penso che gli possa durare veramente poco, quindi mi dispiacerebbe spendere più soldi per uno scarpone che terrebbe qualche mese. 10 minuti a Tessaloniki, così si scrive in greco, ma noi lo chiamiamo Salonico. E abbiamo visto anche i primi cartelli Turchia e Bulgaria, paesi che parzialmente credo che visiteremo. Eccola qua alla nostra sinistra, Salonico, una città completamente bianca, non ci sono altri colori. Adesso entriamo anche in parte per cercare questo negozio. Speriamo che ci siano strade larghe. Tra 600 metri continua lungo la strada. Siamo dentro Salonico, dobbiamo trovare un parcheggio. Siamo arrivati a vedere se hanno gli scarponi e ce li hanno, ma dobbiamo trovare il numero. Scendiamo nel cavo. We must see first the number, if it's okay, 39. Okay, this is for a climb, for a mountain. It's very light. Yes. Bellissimo. Bellissime, nere, poi stupende. Abbiamo trovato una bella scarpa, ragazzi, è 70 euro. Non è proprio Gore-Tex, però è già una scarpa di qualità. Che marca sono? For a first day it's very good. For... Giacalù. Oh, mai sentita, però vabbè. Sono belli. Bene ragazzi, abbiamo trovato tutto. Davide è felicissimo e ce ne possiamo andare. Scarponi anche per Dado, ragazzi. Sei contento? Sì, molto. Anche tu e i tuoi scarponcini belli in Gore-Tex. Speriamo che non ci abbiano multato, andiamo via. Questo è un bellissimo lungomare di Salonico con i bar, vedete, sulla sinistra, e una passeggiata sul molo di fronte al mare sulla destra. Belle piazze, tanta gente in giro. Non ci sono parcheggi e campeggi, non c'è nulla, neanche uno. Quindi dovremmo lasciarlo in giro in qualsiasi strada
opposto pericoloso, perché è una grandissima città, non lo farei mai, e poi è molto molto trafficato. 11 minuti al parcheggio e abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo comprato gli scarponi a Davide, quindi pomeriggio produttivo. Sono le 8:10 per adesso, è ora di fermarci. Rita ci vuole fare le fettine di pollo impanate e quindi manca l'olio di semi, lo compro adesso. Buongiorno. Eccoci qua, abbiamo comprato anche, metti subito se ci sta quella bottiglietta in ghiacciaia, ce la beviamo a cena. Dovremmo esserci 750 metri al parcheggio. Cos'è che devi preparare? Le fettine impanate, le melanzane impanate. That's good. That's good. Che hai fatto anche quando eravamo Sì, me sull'Olimpo. tutto io. Tutto io, te le sei mangiate? Me le sto mangiate tutte io. Sì. Oggi ragazzi si cena un po' tardi, sono le 9:05 e Rita sta ancora impanando o panando. Quindi melanzane fritte, petti di pollo fritti, pane, vino e ceniamo così. Buonissimo, con ketchup e maionese. Sgarro totale oggi. E anche oggi siamo pronti per cena. Rita sta finendo di friggere. Nel frattempo abbiamo assaggiato 2 olive. Guardate le olive greche di tutti i tipi, le avevo fatte mischiare di diverse qualità, sono squisite. E apriamo anche una bottiglia di vino bianco, vi ho appena comprato, piccolina. È un vino tradizionale. Aspettate, è un problema per riautorizzare. Ecco qua, guardate. Tipico. Carina la bottiglia. Sì, è molto bellina. Tipico greco. Lo assaggiamo subito. Pollina. Bene amici, fettine pronte. Rita porta l'artiglieria pesante, ketchup e maionese e ceniamo. Comunque quel vino l'abbiamo subito bocciato perché era dolce, quindi niente, mi bevo il mio rosso. Un film in TV. Qua sta iniziando a friggere le melanzane e iniziamo a cenare. 9:20. Ok ragazzi, ci vediamo domani. Adesso mi siedo, mi rilasso e ceno. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte. Grandi. Ciao Dato, buon appetito. Ciao ciao. Buongiorno a tutti amici. Mi sveglio dalle 5 del mattino per editare un po' di video, perché uscendo tutto il giorno facendo escursioni non si ha proprio la possibilità. Comunque bel risveglio di fronte al mare, vi faccio vedere. Abbiamo un sacco di uccellini sopra questa palma, che bello. Allora lascio aperto, metto la zanzariera e ci ascoltiamo gli uccellini durante la colazione. Adesso tagliamo un po' di pane, ce lo scaldiamo, perché questo pane ha qualche giorno ed è più buono riscaldato. Uovo pronto, spremute pronte. Prendiamo anche, vediamo cosa c'è. Abbiamo del prosciutto e abbiamo del formaggio e basta. 1 e 2. Adesso siamo pronti.
con panorama. Ragazzi, mangio, ci vediamo dopo. Non so se ci sposteremo. Davide a scuola forse, quindi io e Rita ci prendiamo un'oretta di sole qui, se esce, è un po' coperto. Un'oretta di sole anche tranquilli, non c'è nessuno. Ragazzi, sono le 10:15 del mattino, sono seduto qui dalle 4:56, quindi 5 ore e 20 sono già qua. E Rita sta già rotolando polpette. E Davide è fuori di fronte al mare, ha un'ora di pausa e poi riprenderà la scuola. Io proseguo, sto finendo di inserire i sottotitoli, anche i sottotitoli è un lavoro durissimo, lunghissimo, rivederli, riprenderli tutti, correggerli tutti, poi le traduzioni, inserirli in tutte le lingue, è un lavoro di ore anche questo, ma lo facciamo molto volentieri per tutti voi che ci seguite da tutto il mondo, grazie appunto ai sottotitoli in tantissime lingue. E dato chiacchierano gli amichetti sì. al telefono e Rita soffrigge. Rita. Cucino, sì, cucino così poi ci prendiamo il sole e il pranzo è pronto praticamente. Va bene lo stesso. Rita finisce di cucinare le polpette e arriva, guardate che bel posticino, mi sdraio qui al sole e mi abbronzo, bello. Da soli, non c'è caldissimo per dir la verità, c'è sempre un po' di vento. Il mare è bello però, il mare della Grecia è tanta roba, cristallino come quello della Sardegna. Mezzogiorno e 10, 2 passi in spiaggia e poi rientriamo per organizzare il pranzo. Ho cercato di riposare un po' in spiaggia ma è impossibile perché è pieno di insettini, di moscerini, di pulci di mare, non ti fanno assolutamente rilassare. C'è la Rita nel suo habitat naturale. Ah sì, sto troppo bene. Noi abbiamo scoperto, Rita, che stiamo bene in montagna, è un guaio, bisogna prendere 2 camper adesso. Sì, io sto in un posto e tu stai Nell'entroterra. Io non so qui se abbiano costruito loro, se era già presente la terra, io credo che l'abbiano messa per costruire tutto. Queste sono quelle operazioni che rovinano le spiagge. La spiaggia poi se la porta via il mare perché non ha lo spazio naturale. Si porta via anche il marciapiede. Si porta via anche il marciapiede della piazzetta. Okay. Comunque questo posto è carino, a parte davvero che costruiscono in spiaggia, anche vedete questa specie di una costruzione che sembra una chiesetta, non lo so, in spiaggia, assurdo. L'1:15, è ora di rientrare a pranzo. Mettiamo a posto gli asciugamani. Rita è rientrata 10 minuti fa. Piattone di fusilli per pranzo dopo 2 orette di sole. Pranziamo e ci spostiamo, continuiamo a visitare qualcosa qua in Grecia. Siamo vicini alla Turchia, ragazzi, e siamo a 6 ore, se non sbaglio, da Istanbul. E siamo a 4 ore da un parco nazionale in Bulgaria meraviglioso. La Bulgaria è proprio qua sopra, potremo entrare in 2 ore. Faremo parte della Turchia, poi rientreremo in Bulgaria, credo che faremo anche i paesi dell'est. Vediamo, adesso mi mangio questi fusilli, ci vediamo dopo, ragazzi. Buon pomeriggio, ragazzi, sono le 5:10, stiamo andando in una Lidl. Rita ha preso un po' di sole anche di pomeriggio e io invece ho dormito. Sto recuperando da 2 giorni da quella escursione fatta con Davide. Pensa quanto siamo abituati a camminare. Distrutto. Comunque andiamo in una Lidl, compriamo arance, compriamo quello che ci serve, poca roba credo. 11 minuti e 11 km la troviamo. Hai ripreso un po' di sole, Rita? Ho preso un po' di colore. Si stava bene ancora? Benissimo. C'è caldo? Cavolo. E persone in spiaggia? Qualcuno, sì. Sì, c'era qualcuno. Erano 2 coppie di anziani che passeggiavano. Tra un po' qui, secondo me, si riempie da morire. Ho letto delle recensioni di questi posti e tra un po' non si può più stare. Siamo ancora quasi in bassa stagione. Avete visto gli ulivi che
ci sono, la Grecia è il regno dell'olio, delle olive. Niente, non ci passiamo. Ci passiamo. Sempre queste storie, ogni volta che devo andare da qualche parte, nell'ultimo metro c'è un cavalcavia. 3 metri e qui non ci passo proprio. Tocca rigirare qui e cambiare strada. La Lidl l'abbiamo trovata, ci ha fatto fare un po' di gincana, un po' di ponti, un po' di fango, però siamo arrivati alla Lidl. Ogni tanto Maps ci fa impazzire. Vabbè, prendiamo un carrello e compriamo 4 cose. Arance e poi non mi ricordo. Arance di sicuro. Belli o no? Meglio questi. Sì. Adesso sistemiamo tutto e poi ci cerchiamo un parcheggio per la notte. Ci siamo accesi il clima perché sotto il sole per sistemare la roba tutto chiuso c'è caldissimo. Come sempre c'è stato tutto in questo grande Ivecone. Adesso proseguiamo il viaggio, 44 minuti e parcheggiamo. Direzione Sitonia. E dovrebbero esserci anche dei bei parchi e montagne per poter fare altre escursioni insieme a Davide. Adesso non vede l'ora di provare gli scarponi. E io di uscire, non vedo l'ora di riuscire a camminare, è stato bellissimo. Abbiamo scaricato un'app fantastica dove ti segna tutti i percorsi, dove ti trova basta mettergli il punto dove ti trovi e quest'app trova tutti i sentieri che ci sono nelle vicinanze, si possono scaricare delle mappe, interessante. Sembra che sia arrivata l'estate finalmente. Giornate bellissime, limpide, calde. Qua ci sono aziende di olio, di olive a perdita d'occhio, enormi, pieni di silos, di contenitori. Queste sono tutte piantagioni di olive. Siamo già in un paradiso, ma ci sono già villaggi, le spiagge sono piene di lettini e ombrelloni. Natura e libertà zero. Il posto è bello, è bellissimo. Anche la spiaggia è bellissima. Era un posto meraviglioso, una spiaggia bellissima. Potevo scendere almeno per farvela vedere e filmarla. Ma noi stavamo cercando parcheggi e non ce n'è. Proviamo a proseguire. Il mare è bellissimo, il mare è davvero come in Sardegna. Guarda questa spiaggia, Rita. Che figata, ma non ci stiamo. Qui non ci stiamo. No, cosa ci stiamo? Siamo tutti in pendenza. Mi fermo giusto un secondo almeno per farvi vedere questo posto. Dove siamo, è davvero bello. Vi parlavo prima dell'acqua che era come quello della Sardegna, guardate. Davvero cristallina, eh? Limpida al massimo. È stupendo questo posto, ma non riusciamo a parcheggiare, non ce n'è. Vedete questa stradina? C'è già un van, forse di queste due ragazze davanti, e basta. E quindi ce ne andiamo, purtroppo. Bisogna riuscire a trovare qualcosa. Siamo in un posto molto wild adesso, speriamo di trovare un parcheggio. Siamo praticamente adesso nella penisola centrale, no? Sono 3 penisole come 3 dita e siamo adesso nel medio. Ed è stupendo a livello di paesaggio.
Abbiamo trovato un sacco di posti bellissimi, ma molto molto complicato parcheggiare. Qua invece guardate che meraviglia, spiazzo enorme, e credo che non ci dica niente nessuno. È stupendo. Un bel tramonto, ce lo siamo goduti, almeno questo, in questa giornata. Adesso andiamo a cenare. Ho proprio appetito, non mangio una liquirizia, una caramellina da pranzo. Abbiamo lasciato Rita in camper a preparare qualcosa, vediamo se è pronto. E Rita sta preparando gamberoni che abbiamo comprato l'altro giorno, è vero, bellissimo, prima di salire. Cavolo, prima di salire in montagna li abbiamo presi. No. Sì, nel paesetto prima di salire in montagna. Sì. E non te lo ricordi. E poi abbiamo preso del polpo. Abbiamo Troppe pere. c'è troppa frutta. In generale. Vabbè, meglio così. Se troviamo un parcheggio giusto, Rita, rimaniamo un mese. Quindi, polpo già in pentola a pressione. E anche i gamberi pronti da cuocere. Adesso apparecchio ceniamo. Sì, faccio la carne per Davide al volo. Beh, stanno diventando rossi i gamberoni. Vedi, Belli. Ma anche il polpo e le patate non sono male. Erano bianchi, diventano rossi in cottura. Sì, diventano rossi in cottura, come l'aragosta. Che l'aragosta non è così rossa, è quando la cuoci che diventa rossa, no? Quindi mi lavo le mani e ci sediamo a tavola. È uscito il nostro video, Rita non l'ha visto, ce lo guardiamo e poi guarderemo qualche film dopo cena. Vino un po' dolciastro per Rita, le piace, a me no assolutamente, è un vino secco greco. Quindi tutto pronto. Se ne vuoi, dopo. E queste le portiamo a tavola così. Ragazzi, ce la caviamo bene anche oggi. Polpo con patate, gamberoni, vino bianco, verdura e pomodoro. Ok? In TV ci siamo noi, eh? Non ci siamo ancora stancati neanche di noi stessi, ma quasi, eh? No, scherzo. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Adesso ci facciamo una bella cena in relax, in famiglia. Buon appetito e buona cena. Ciao Rita. Ciao.